Sì, today I would like to wish a very, 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 very happy Twin Peaks Day to everyone. Sì, infatti, per quanto riguarda i pensieri del giorno, ci sono molte cose da dire, cioè 4 in realtà, 4-5, ma soprattutto tutto che oggi nell'89, il 24 febbraio 89, come ricorderete molto di me, veniva uccisa Laura Palmer, anzi la notte del 23 febbraio 89, ma il 24 febbraio Cooper, il nostro leggendario agente speciale FBI del Cooper, arrivava a Twin Peaks, la leggendaria scena con la macchina, ricorderete tutti, e soprattutto lo sceriffo Truman e il dottor Hayward ritrovavano il corpo di Laura Palmer avvolto nel telo di plastica. She's dead, wrapped in plastic. E con tanto di musica straordinaria, dove si sente per la prima volta il Laura Palmer Theme di Angelo Badalamenti. Io ricordo benissimo quando ho visto il primo episodio, il pilota appunto di Twin Peaks, era giornata di maggio del 2017, e se non ero il 10 maggio 2017, e appunto lo stavano trasmettendo di nuovo in televisione in un canale italiano qui chiamato Cielo, anche su Sky, in occasione della uscita di Twin Peaks di Return, appunto il 2017, maggio 2017, ma ricordo molto bene la sensazione indelebile che provai quando vidi quelle immagini per la prima volta, e la musica soprattutto. Pensavo di trovarmi di fronte, infatti, a qualcosa di magico, e appunto quella musica poi non mi ha abbandonato più. Devo dire, respira un'atmosfera incredibile. Che dire, Twin Peaks veramente mi ha stregato, c'è poco da fare. E sì, poi personalmente Laura Palmer's Theme è una delle più grandi composizioni del mondo, oserei dire. Per non parlare poi della sigla che, diciamo, veramente ti fa entrare subito in quelle atmosfere lì. Io credo che Twin Peaks, tutto il rispetto per tutti gli altri sceneggiatori e tutte le altre serie, ma anche se ne dovrei vedere qualcun altro per fare un confronto effettivo, però è evidente già che insomma non ha termini di confronto, ma insomma tutte le altre serie non possono essere paragonate ad essa. Forse solo Breaking Bad, che io ancora non ho avuto il privilegio di vedere, che tra l'altro Anthony Hopkins sostiene che è una grandissima serie, cioè lui la vide in periodo di piena pandemia 2 anni fa, fece una maratona della serie e la vide tutta, non so, in pochissimo tempo. E insomma, se l'ha detto anche Anthony Hopkins che Breaking Bad è un capolavoro, un motivo ci sarà, ma prima o poi la vedrò, però comunque, dicevo, Twin Peaks è veramente unico. E poi The Return, Twin Peaks 2017, secondo me è anche superiore, perché è proprio c'è la mano totale del maestro, visto che in totale tra le prime 2 stagioni in realtà lui ha diretto solo 6 episodi, non vorrei errare, e quindi sì, si vede infatti che The Return, la differenza da The Return, che come è stato definito da molti critici, è proprio un film dalla durata di 18 ore, e probabilmente anche forse il più grande film del decennio, e io sono completamente d'accordo. L'unica pecca, secondo me, è l'assenza delle musiche di Angelo Badalamenti, che cioè ci sono, ma ci sono alcune nuove straordinarie, come Accident Farewell Team, The Chair e Heartbreaking o The Fireman, ma ovviamente non dominano come le prime 2 stagioni, ma è anche chiaro che deve essere così perché siamo in qualcosa di completamente diverso e poi si vuole sottolineare la differenza e sono passati comunque 25, anzi 26 anni. Vabbè, comunque ci sarebbe un'infinità di cose da dire, ad ogni modo mi fa piacere se avete visto poi anche ciò che ho inserito all'inizio, e cioè appunto
il filmato Da fuoco cammina con me, Firewalker with me, per ricordare la morte di Laura il 23 febbraio, cioè la notte del 23 febbraio, e poi appunto inserito poi ovviamente i due momenti chiave, oltre la sigla, i due momenti chiave dal pilot, che è l'arrivo ovviamente di l'agente Cooper, leggendario agente dell'FBI del Cooper, a Twin Peaks con tanto di Dance of the Dream Man di altro grandissimo pezzo ovviamente, anche interpretato da me, di Angelo Badalamenti, e poi il ritrovamento del cadavere di Laura Palmer, come dicevo all'inizio. E poi, se avete visto anche un preview subito dopo, è diciamo insomma, interpretazioni appunto del Twin Peaks theme, Laura Palmer theme, mi pare Dance of the Dream Man, comunque questa Twin Peaks Suite, Keyboard Suite l'anno scorso, che ho dedicato appunto l'anno scorso alla giornata di Twin Peaks. Intanto il sole è accecante qui, è luna, diciamo, ma comunque sì, come al solito per il video completo fate riferimento alla descrizione, ma diciamo la domanda da porsi poi, effettivamente, ma Laura Palmer poi è ancora viva oppure no? Oppure, ma chi è davvero Dale Cooper? Gordon Cole? Chi sono tutti i personaggi di Twin Peaks? Twin Peaks è davvero finito oppure no? Sono tante domande che ci tormentano dopo la visione di Twin Peaks. Io credo che è qualcosa che possa continuare, che può fermarsi. Certo, per come è terminato, tra virgolette, non sarebbe un gran finale, però sentendo le ultime voci fino a qualche mese fa, insomma, su questo presunto nuovo progetto, Wisteria, un Recorded Night, io ho cominciato a pensare seriamente che potesse trattarsi uno spin-off appunto proprio di un sequel di Twin Peaks. Ma siamo rimasti sospesi ancora, siamo ancora sospesi su questa questione, vedremo se prima o poi qualcuno uscirà allo scoperto, però di certo c'è anche che David Lynch, qualcuno ha sentito, tornerà in veste di attore nel nuovo film di Spielberg, che è un film autobiografico, anche una sorta di film autobiografico, a quanto ho sentito, che è The Fabelmans, che dovrebbe uscire tra ottobre e novembre prossimo. E si vocifera anche che lui forse farà la parte di John Ford, grandissimo regista che, da quanto so io, insomma quello che ho letto, ha influenzato molto Spielberg. Vedremo. Comunque, forse qualche altra cosa aggiungo in descrizione su Twin Peaks, però voglio solo dire che se ho cambiato stanza, ma non dipende da me. Comunque, sì, credo che sull'argomento Twin Peaks ho detto tutto. Ah, poi il video, praticamente questo video si collega direttamente a un video che ho caricato una serie di video che ho caricato il 9 gennaio scorso, anzi un video in cui ho riunito tutti gli spot di quando qui in Italia andò in onda il pilota per la prima volta il 9 gennaio del 91, 31 anni fa, quindi su Canale 5, però appunto l'anno scorso sono stati 30 anni qui in Italia di Twin Peaks, mentre da voi l'8 aprile 90 in America. Però appunto dicevo, questo video, perciò poi ho messo anche la schermata finale, è collegato direttamente a quel video, l'avrei voluto mettere già a quel tempo, ma appunto per rispettare l'ordine cronologico degli eventi di Twin Peaks ho messo adesso, mi riferisco diciamo al 24 febbraio, all'arrivo di Twin Peaks, di Cooper a Twin Peaks, al ritrovamento del cadavere di Laura Palmer, che infatti è inserito sempre in italiano, con linguaggio in italiano, proprio per questo motivo qui, perché comunque ho celebrato con quei video del mese scorso il pilota Twin Peaks in Italia. Sì, poi altro pensiero del giorno, il mio Napoli Calcio, che stasera avrà una partita in casa al nostro stadio Maradona, che da quando è morto Maradona, ricordo, si chiama così, mentre prima si chiamava San Paolo. Comunque dicevo, avrà il ritorno dei sedicesimi di finale contro l'Europa League, la seconda manifestazione europea più importante del calcio, contro diciamo il Barcellona, che non è quel Barcellona, come ho già detto la settimana scorsa, prima della sfida d'andata, non è certamente il Barcellona qualche anno fa, con Messi o con altri giocatori, come tu, Iniesta, Puyol, parlo proprio del Barcellona dei tempi di Guardiola, che è il più grande Barcellona, secondo me forse di tutti i tempi, ma comunque è sempre una signora squadra che, diciamo, ha il peso storico
la sua storia pesa sempre in queste sfide. Tra l'altro allenatore, un ex giocatore di quel Barcellona lì, che è proprio Xavi, praticamente uno dei più forti centrocampisti di quel Barcellona, ma anche del mondo in quegli anni lì, una decina di anni fa. Comunque chi segue un po' di calcio sa in generale di cosa sto parlando. E quindi sì, insomma, una grande sfida, speriamo di passare, che poi andiamo agli ottavi di finale, che si giocheranno il mese prossimo a marzo. Comunque confido sempre nei numeri del maestro, dalla Today's Numberies, vediamo un po' se sono indicativi per il risultato. Poi Today, Day 1 of Carnival, si dice che oggi è il giovedì grasso, io non so se si festeggia anche in altre parti del mondo, ma penso di sì. Comunque, sì, diciamo, terminerà martedì grasso, che sarà il primo marzo, e poi si mangia ovviamente anche una cosa tradizionale, ma poi farò una sorpresa, la caricherò, forse farò un video in cui la mangerò, il report mentre mangerò questa cosa, ma non lo so, comunque certamente poi questa cosa inserirò nella playlist sul cibo, sul mio cibo preferito, comunque questa cosa dolce tradizionale, poi a Napoli è ancora più buona, e poi vi farò vedere di che si tratta. E poi oggi esce anche il nuovo film di Dario Argento, questo solo è proprio accecante a me, che è Occhiali Neri, forse qualcuno l'ha sentito parlare, comunque già ne ho parlato ieri, comunque invito anche a vedere il video di ieri, un pochettino ne ho parlato ieri, comunque diciamo ho letto varie critiche, qualcuna va contro, sono critiche negative, altre sono critiche positive. Ma insomma, secondo me il film non è né come gli ultimi, che sono un disastro che ha girato Dario Argento, né come i primi. Secondo me sarà una via di mezzo, ma certamente più interessante, almeno secondo me. E soprattutto sono curioso anche della musica perché so che il compositore, questo francese Arnaud Rebotini, diciamo, si avvicina allo stile dei Goblin, quindi certamente quando appena avrò la possibilità cercherò di vederlo. Sì, poi diciamo appunto anche ieri ne ho parlato un po' di questo nuovo, di questo Occhialini, tra l'altro presentato al Festival di Berlino, che è terminato qualche giorno fa. Ne ho parlato ieri in occasione appunto dell'ultimo pezzo che ho caricato dalla Non ho sonno, questo suo, secondo me, l'ultimo grande film veramente da Argento, questo film del 2001, tra l'altro ce ne ho parlato varie volte, comunque film definito anche sequel di Profondo Rosso. Comunque, in occasione, dicevo, dell'ultimo pezzo che ho interpretato da questo film, che era Swan, sempre dei Goblin, e appunto in occasione di un tributo che ho fatto al film per il suo anniversario di uscita, il 5 gennaio 2001. Ma sono cose che ho già detto, ogni volta ho caricato questi pezzi, ogni pezzo dal film. Comunque, credo di non star pensando più a nulla. Sì, se mi venisse in mente qualcos'altro, al solito aggiungo in descrizione. Questo sole è davvero accecante, non si vede nulla. Have a great day again. A domani.